Allora, eccoci al mio video dove spiego come regolare il minimo di un motosega. Non l'ho mai spiegato nei miei filmati, questo è il primo video dove lo spiego. Incominciamo a spiegarlo con questo mini motosega da Parkside. Allora, se per caso sto giocattolino lo trovate accelerato, controllate prima di tutto il filtro dell'aria che sia che non abbia buchi o difetti, perché se entra troppo ossigeno dentro al carburatore brucia troppo velocemente come qualsiasi combustione. Quindi se c'è un difetto nel filtro dell'aria il motosega risulta più accelerato. Non so se ci avete fatto caso, provate a togliere il filtro dell'aria, vedete che il motosega sembra un pochettino più accelerato. Se invece il filtro dell'aria è integro, in questi motosega, in quasi tutti i motosega a scoppio, c'è un simbolo, non so se riesco a farvelo vedere, ecco qui, T. Questo serve per regolare il minimo e il massimo del motore. Se a seconda di dove giri il motore si accelera e si decelera. Adesso qui uno ha bisogno di chiave apposta, non so se si vede, sembra una chiave che è stellata quasi, una chiave a stella che non so se trovi in giro. Io purtroppo non ce l'ho, quindi vi mostro come regolare il motosega minimo massimo tramite questo. Vedete, anche qui c'è la T, non si vede tanto bene forse T. Ecco qui però ho la vite, ho una vite normale. Anche qui, anche nello Shin Diver c'è sempre da regolare, da vedere il filtro dell'aria se è integro, ma è abbastanza integro. Ah, aspettate, si vede meglio così. Vedete? Attaccata al carburatore c'è questa vetina che viene indicata a T. Ecco, che sarebbe la vite del minimo. E adesso vi mostro come regolarla. Adesso mi sballo un attimo il motosega, tanto per farvi capire come funziona, tanto non succede niente. Allora, per prima cosa riavvitiamo il filtro. Nella Parkside non qui, come potete vedere, mi basta un cacciavite piatto. Adesso metto un attimo pause perché devo accendere il motosega. Io voglio fare il meno casino possibile. Eccomi qui. Allora, eccomi qui. Allora, in poche parole, se avete il motosega accelerato è alquanto pericoloso perché la lama del motosega gira da sola e non va bene. Quindi evitiamo di fare cavolate e farci male inutilmente. Quindi ogni volta che accendete il motosega ricordatevi di bloccare la lama del motosega. Questa è una sicura, non si sposta la catena del motosega, non si sposta, quindi è una sicura abbastanza intelligente da usare, quindi ricordatevi di utilizzarla prima di accendere il motosega. Questo è il mio consiglio. Poi adesso lo accendo in modalità senza, cioè col minimo già regolato, almeno vi rendete conto come deve essere un motosega con la regolazione del minimo giusta. E poi accende il minimo per farvi vedere come non deve essere. Ovviamente il motosega fa casino, quindi io non parlo, vi faccio solo vedere, poi al massimo dopo vi spiego a parole cosa ho fatto.
Più o meno si è capito cosa ho combinato. In poche parole ho bloccato la catena prima di tutto, poi ho bloccato la squadra in una mosa per farvi vedere l'effetto di un minimo non regolato bene. Cosa fa? Vedete la catena del motosega girare da sola e non va bene. Se questo succede è da regolare il minimo del motosega. In quella grossa è un pochettino meno perché le mani sono un pochettino più lontane dalla lama. In questa piccola invece non va tanto bene, quindi se avete dei problemi con la regolazione del minimo, se vedete che il minimo è sballata, andatevela a far regolare in un negozio specializzato di motoseghe. Tanto ve lo fanno gratuitamente, non è che dovete pagare qualcosa. Massimo si lamenteranno che non avete comprato il mezzo da loro, ma per il resto non ci sono problemi. A meno che voi a casa non avete, perché io non ce l'ho, quindi sono un po' fregato, non avete una chiave che entra dentro qui, allora potete anche farvelo voi, ma ricordatevi di non toccare mai queste due cose, che queste due levette, lo vedete, no? H e J o L, perché cavolo, per regolare il flusso dell'aria e il flusso della miscela dentro al carburatore, quindi se sballate quelle rischiate di ingrippare il mezzo, quindi evitiamo. È sempre meglio farlo fare da un professionista che sa il fatto suo e ovviamente se ti danneggia il mezzo te lo ripaga. Bene, detto questo, per il momento è tutto. Spero che il mio video sia stato utile a qualcuno. Noi ci vediamo al prossimo filmato.